Nel precedente video abbiamo parlato dei trattamenti fogliari acquosi, in questo video parleremo dei trattamenti fogliari polverosi, a secco quindi. Abbiamo appreso che i trattamenti fogliari acquosi sono molto importanti anche a livello di nutrizione della pianta. Per quanto riguarda i trattamenti fogliari a secco con le polveri, i vantaggi sono principalmente due: repellenza contro gli insetti, bene, quindi grande prevenzione, e effetto barriera contro le malattie fungine. Ok, ora andiamo a vedere che sostanze si utilizzano. Come sapete, noi utilizziamo proprio principalmente i tannini di legno, se vogliamo, ecco, perché non si tratta solo di tannini di castagno come abbiamo fatto per un periodo, quindi tannini di legno che contengono diverse sostanze miscelati con zolfo. Ora, lo zolfo è risaputo dall'antichità che è un toccasana per le coltivazioni, anche per il pomodoro, ma ovviamente anche per altre, forse maggiormente per altre come le cucurbitacee. Bene, qual è la grande novità, se vogliamo? Il nuovo prodotto a base di tannini contiene anche zeolite, va bene? Quindi aggiungiamo anche i vantaggi di questo altro elemento di cui ho parlato in passato, e ho sempre detto che effettivamente è un prodotto, ecco, chiamiamolo così, valido. Adesso diciamo che il quadro è completo, non solo uniamo e permettiamo la sinergia, ecco, di queste sostanze fra di loro, quindi il moltiplicamento degli effetti positivi sotto tutti i punti di vista. Quindi abbiamo maggiore repellenza, abbiamo maggiore capacità di asciugare o comunque di termoregolare le nostre piante. Altra novità sotto il punto di vista dell'utilizzo è che si spandono meglio questi prodotti, quindi sono più facili da applicare, soprattutto se utilizzate un solfatore. Ecco, magari i tannini sono un po' più pesantini. I tannini sono più pesantini, dai, bellissimo, rispetto allo zolfo e alla zeolite. Miscelando questi prodotti tutti insieme abbiamo un buon compromesso, quindi possiamo lavorare appunto con un solfatore. Quello che ho io non è che sia dei migliori, anzi ve lo sconsiglio, non mi piace parlare male di qualsiasi cosa, però effettivamente non è il massimo. Comunque sia, già sono riuscito a fare bene questo lavoro, mentre prima, quando utilizzavo solo tannini di legno, non riuscivo a farlo, appunto, e lo facevo a mano. Voglio dire, ormai sono diventato una macchina umana come sapete, se avete visto i video dove faccio vedere come faccio i trattamenti in polvere. Però con l'utilizzo appunto di un solfatore sicuramente abbiamo l'effetto nuvola, che è migliore, ok? I vantaggi sono palesi, sono diversi, soprattutto direi in questo periodo di crisi nera, è il fatto che possiamo risparmiare prodotto. Bene, non solo perché lo mescoliamo, io utilizzo i tannini 50% e zolfo ventilato 50%. Con l'utilizzo del solfatore in base al nostro passo e a quanto spingiamo, ecco il mio è manuale, quindi più si va a azionare la manovella, più quantità di prodotto viene fuori, no? Insomma, bene o male siamo intorno ai 2 kg per 1000 metri, che possono essere anche di meno quando le piantine, in questo caso di pomodoro, sono più piccole. Parliamo di 2 kg del mix delle due sostanze, va bene? Quindi direi che non è una grossa quantità, direi che il costo così lo ammortizziamo parecchio ed è molto importante. E in più l'efficacia ci sarà, perché abbiamo, ripeto, zolfo, zeolite e tannini sparsi in maniera uniforme in tutta la coltivazione. Soprattutto se siamo in serra ci sarà un effetto K, ok? Quindi si depositerà poi questa nube di polveri tutta in maniera uniforme anche nel terreno, e oltre agli effetti attivi di queste sostanze vi ricordo ad esempio che lo zolfo è un potente antioidico, soprattutto preventivo,
Però ecco, tutte queste belle cose messe insieme danno un segnale forte, ecco, a tutti i nemici delle nostre coltivazioni, che noi non li vogliamo, va bene? Quindi rendiamo sicuramente l'ambiente inospitale non solo agli insetti e ai parassiti, anche alle malattie fungine, e vi devo dire che con questa nuova campagna sta andando meglio grazie a queste nuove formulazioni dei prodotti, diciamo, e anche al fatto che sto facendo i trattamenti così, e ne sto facendo pochi, va bene? Questa è un'altra cosa bella, si risparmia perché sono molto residuali, ovviamente sono polveri molto persistenti. Ebbene, quindi a volte saltiamo i trattamenti fogliari acquosi, va bene, e una cosa tira l'altra, passa il tempo, nel frattempo andiamo a raccolta, magari entra qualche soldino nel frattempo, si spera. Andiamo a vedere nell'atto pratico cosa ho fatto. Quindi, per semplificarmi la vita, cosa faccio generalmente? Prendo un secchiello di zolfo ventilato, un secchiello di tannini e li vado a miscelare grossolanamente, va bene? Perché poi vengono messi all'interno del super solfatore qui di Azienda Agricola Morana Mario, spettacolo. E praticamente il funzionamento, ecco, di questo solfatore, che io penso sia in comune con tanti altri, lo raffina, va bene? Quindi la ventola che aspira e butta fuori questo zolfo, che poi in realtà non penso che lo aspira attivamente, ma più che altro le polveri scendono, giusto? C'è un buchetto sotto il contenitore e vengono sputate fuori. Scusate qui per i rumori molesti, oltre al vento c'è anche Peppuzza che disturba le registrazioni. Quindi dicevo, questa ventola che sputa fuori dal tubo del solfatore le polveri, man mano le raffina pure. Ma vi dico, un solfatore che proprio non ne fanno più così. Scusate se penso a quante disavventure ho avuto con quel solfatore, con i tannini, quelli vecchio tipo, mi viene un po' anche da piangere ripensandoci. E cosa succede? Che una parte, quella magari più pesante, le polveri più pesanti, rimangono all'interno di questo famoso tubo. Quindi io cosa faccio? Ogni 2 filari, quindi ogni andata e ritorno, mi tengo accanto un secchiello e svuoto il tubo, va bene? Quindi quella piccola parte che rimane dentro impedirebbe il fuoriuscire di altre polveri man mano, quindi facendo 4, 5, 10 filari praticamente si tapperebbe il tubo. Queste polveri che ho recuperato con il secchiello le rimetto nel contenitore del solfatore e sono belle molto più fini, ecco, rispetto a quelle di così prima. Facendo ho fatto un ottimo lavoro, sono soddisfatto, ecco, e non ho perso molto tempo rispetto al passato, ecco. Se voi come me avete ancora la versione precedente del tannino, ok, quella senza zeolite, potete fare una cosa molto semplice: invece di fare 50% zolfo e 50% tannino, potete fare una parte zolfo, quindi un secchiello zolfo, ecco, un secchiello zeolite e un secchiello tannino. Misceliamo tutto insieme, sempre, ripeto, in maniera grossolana, e utilizziamo con il solfatore. I risultati sono ottimi. Questo settore di pomodoro dietro di me l'ho trattato così e è andato tutto bene. Man mano già veramente ho fatto un passaggio in tutta l'azienda, quindi in un ettaro e mezzo, e non ci vuole molto tempo. Ultime 2 cosette a fine video, direi che sono doverose. Allora, questi trattamenti con queste sostanze che vi ho indicato non fanno assolutamente male alle piante in nessuna fase di crescita, bene? E intanto sono consentiti in agricoltura biologica, fra l'altro,
sono fatti apposta per fare solo bene alle piante, giusto? Magari dobbiamo essere cauti, come è giusto che sia quando si utilizza zolfo, di fare i trattamenti nelle ore più fresche della giornata, ecco, magari all'alba quando albeggia o al tramonto, va bene? Tutto qui, direi che anche per questo video è tutto, vi ringrazio per l'ascolto e ci vediamo, spero, presto in un prossimo video. Fate i bravi picciotti, meglio di così, che cosa volete?